Perché arredare copiando dalle riviste o dalle immagini su internet potrebbe essere deleterio? Quando si decide di mettere su casa, che si debba ristrutturare o solo arredare, oppure quando si vuole dare una rinnovata a qualche stanza, spesso e volentieri si prende ispirazioni e spunti dando una sbirciatina ad internet, sui vari social o sui portali dedicati, oppure per i più appassionati guardando dalle riviste di settore. Lo hai fatto o lo fai anche tu? Io credo di poter ipotizzare di sì. Farsi incantare da queste splendide immagini è davvero facile, vero? Diventa però un problema per te se per arredare casa tua deciderai di copiare pari pari queste ambientazioni. Quando vedi una bella stanza che ti attira, è possibile che tu possa pensare: che bella questa camera, la vorrei così! Ed è assolutamente normale. Però, prima di andare alla ricerca di tutti gli elementi, fermati un attimo e pensa se è davvero la cosa giusta per le tue esigenze e per il tuo modo di essere. Perché se no sarà un disastro. Ora mi spiego. Ci sono alcuni elementi che devi considerare nel momento in cui desideri copiare una certa ambientazione. La stanza è grande come la tua? Ha le finestre e le porte grandi uguali e soprattutto negli stessi posti? È esposta allo stesso modo? Perché se così non fosse, la sua riproduzione non avrebbe lo stesso risultato. Per esempio, con una luce diversa, lo stesso arredo potrebbe cambiare completamente mood. Magari le disposizioni dei mobili devono essere diverse a causa delle porzioni libere di muro o delle prese elettriche. Anche questo stravolge completamente il risultato finale. Devi poi inoltre sapere che quando viene fotografato un ambiente, questo viene prima preparato, ovvero allestito, anche quando si tratta di una casa abitata. Questo per renderlo più appetibile. Non c'è nulla delle cose personali della persona che ci abita e infatti immagino che non avrai mai visto delle fotografie private in quelle immagini, giusto? E quindi, così facendo, le ambientazioni in qualche modo diventano eteree. Oltre ad essere spersonalizzate, anche i mobili spesso vengono spostati e messi in maniera funzionale allo scatto. Ma non è detto che siano funzionali per la vita quotidiana. La cosa più importante di tutte però è perché e per chi è stato pensato quell'ambiente e non certo per te. E per quanto la persona per cui è stata arredata quella stanza possa essere simile a te, non lo sarà mai del tutto. Non c'è una persona uguale ad un'altra, tu sei unica ed inimitabile. Tu hai delle particolari esigenze che non sono uguali a quelle di un altro. Questo cosa comporta? Che, benché esteticamente quell'ambiente possa avvicinarsi quasi in toto ai tuoi gusti, potrebbe non essere funzionale al tuo modo di vivere. Anzi, guarda, posso affermare con un buon grado di certezza che non sarà funzionale affatto per te. E se avrai una casa carina ma non funzionale, non ti sentirai mai a tuo agio e non riuscirai a rilassarti mai al 100%. Ci sarà sempre quella cosa che non sai cos'è, che non ti spieghi, ma che è lì e che dà veramente un po' fastidio. Comincerai quindi a vedere altre immagini e a pensare: che bello, certo avrei potuto anche fare in quest'altra maniera. E magari dopo qualche tempo senti che dovresti cambiare di nuovo qualcosa. Ora io ti confesso una cosa. Anch'io per la mia prima casa mi sono fatta prendere dall'entusiasmo e ho copiato un'ambientazione che era nel negozio d'arredi dove appunto ho comprato i mobili. Per me era davvero spettacolare, quindi ho comprato 2 divani bianchi, un tavolino rettangolare, un tavolo allungabile con 6 sedie che erano rivestite come il divano. Arrivata a casa, i 2 divani però non potevano essere messi ad angolo come nel negozio
perché non avevo lo spazio sufficiente e così li ho messi uno di fronte all'altro. Carino, ma non proprio come avrei voluto. La cosa peggiore è che appunto erano bianchi, spettacolari da vedere, bellissimi, ma per una che si spaparanza sempre sul divano non è davvero il massimo. E no, si sporcano solo a guardarli. E allora, via di copridivani, solo che poi sei sempre lì che li sistemi. E non ti parlo delle sedie, si sono ingrigite in pochissimo tempo. Esteticamente, nonostante il compromesso della posizione dei divani, la sala mi piaceva anche abbastanza, ma per una eternamente di corsa come me, sistemare sempre quei divani non era davvero il massimo. Non hai idea delle volte che ho imprecato e mi sono data della sciocca per non aver riflettuto bene. Non mi sono soffermata sulle mie esigenze, sul mio modo di essere e di vivere la casa, ma solo sul lato estetico. Arredare non è solo un fattore estetico, ma è qualcosa di più profondo. Deve essere funzionale, non solo alla vita che fai, se sei o meno tanto in casa per esempio, ma proprio al tuo modo di essere. C'è tanta psicologia dietro a un progetto di arredo ben fatto. Non si limita solo alla distribuzione del mobilio, se no, ad esempio, in un condominio gli appartamenti sarebbero tutti arredati allo stesso modo, cambierebbero gli stili, ma il resto sarebbe tutto posizionato uguale. Invece non ce n'è uno uguale ad un altro. Naturalmente il tuo istinto ti guida bene in questo processo, ma a causa della vita frenetica che siamo costretti a vivere, può capitare di non ascoltarsi abbastanza e quindi viene più facile imitare ambientazioni che aggradano i nostri occhi, ma spesso che non hanno nulla a che vedere con noi. Quindi, se ti accorgi che sei attratta da fotografie che ritraggono stili e ambientazioni diverse, fermati un attimo, immaginati più che puoi in ogni posto che vedi e senti quello in cui veramente ti senti più a tuo agio e meglio. E poi parti da quello. Però mi raccomando, come abbiamo detto, senza copiare. Crea il tuo nido perfetto. Se poi hai bisogno, io sono qui. Se il contenuto di questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento e non perderti i prossimi video iscrivendoti al mio canale se non l'hai già fatto.